sono troppo intelligente per fare i soldi, dice Jean Paul alla sua ragazza in questo fast food dove si trovano a mangiare, ma più che a mangiare a parlare. È uno di quei colloqui fra le coppie, quei famosi colloqui vediamoci per chiarire. E la ragazza gli risponde, ma come? Ma allora dobbiamo rimanere sempre così? Dice no, tu no, tu lavori in banca, tu sei svelta, sei attenta, tu i soldi li farai. E la ragazza replica, ma allora mi stai dicendo che sono stupida? Si è appena detto che solo gli stupidi fanno i soldi, gli intelligenti no? Ecco, in questa maniera così fulminante inizia il film La caduta dell'impero americano di Denis Arcand. È un film che segue, cioè l'ultimo di una trilogia, che è iniziata esattamente con il declino dell'impero americano. Un film dell'86 in cui Denis Arcand, da appassionato uomo di sinistra, esplorava i difetti del neoliberismo, la spinta edonistica di quegli anni, un gruppo di intellettuali, chiaramente Arcand usa sempre escluso in quest'ultimo film, in questo caso usa degli intellettuali chic, radical chic, quelli che i francesi chiamano le camarades Kashmir o le comuniste au caviar, al caviale o col Kashmir. Ecco, è un gruppo di intellettuali che si riunisce e che praticamente si sferzano e giocano l'uno con l'altro, c'è un gruppo di uomini e un gruppo di donne. Gli uomini si incontrano e parlano di sesso, di politica, di storia, e il gruppo di donne lo stesso parla di sesso, di moda, di costume, e ambedue inventano e profetizzano delle cose che poi quando si incontreranno non accadranno mai. Ecco, in questa situazione Arkham prefigura quello che sarà praticamente la situazione della società degli anni Ottanta, tante parole, tanti desideri, tanti obiettivi, tante belle idee che poi mano a mano lui già anticipava sarebbero finite. E infatti diciamo così che finiscono praticamente con le invasioni barbariche, un film del 2003, anche questo arrivato a Cannes, presentato a Cannes, questo addirittura prende l'Oscar per la sceneggiatura, mentre l'altro aveva solo una candidatura, e in questo film è un film disperato e appassionato, cioè Arcand porta praticamente la storia, è la storia di un uomo che sta per morire e che riunisce accanto a sé il figlio, la moglie e i suoi amici. E il figlio, per una forma di rimorso, perché tanto tempo non vede il padre, riunisce questi amici, addirittura paga delle persone, perché degli ex allievi del padre, perché rimangono accanto a lui. E tutti quanti cercano di aiutare quest'uomo praticamente a morire. Ed è in realtà una morte assistita, una morte pilotata, che avviene tramite un'overdose di droga. E in questa situazione la prefigurazione, la metafora della società è proprio quello che sarebbe accaduto, cioè finiti i grandi ideali, a questo punto non si sa come andrà a finire, la gente è disperata, la gente sta perdendo ogni valore, in realtà addirittura questi amici che sono intorno a lui, alcuni sono pagati, altri sono venuti per pura cortesia, e quindi nonostante l'apparenza lieta, tutto quanto è lieta, ironica e sferzante, perché il film è corrosivo, è pieno di battute, è pieno di situazioni, in realtà però è un film amaro. La conclusione di tutto questo discorso è nella caduta dell'impero americano, il film attuale. L'ironia a questo punto prende il sopravvento anche, diciamo così, della moralità, della sferzata moralista, perché diventa tutto un gioco, data che la società oramai ha perso completamente ogni valore, per cui colui che si proclama intellettuale e contrario al denaro in realtà impiega tutto il film per applicare e impiegare questo denaro. Addirittura cerca di fare una specie di essere una specie di moderno Robin Hood, cioè ruba per ridare agli altri per poi tenersi una parte. Perché? Perché in realtà la ricchezza corrompe chiunque. E in questa Montreal, che è tutta scintillante e bella, ma piena di accattoni di tutte le razze, di nuovo metafora del mondo contemporaneo, con i migranti che arrivano, con la gente disperata che bussa alle porte, dove soltanto coloro che fanno il volontariato sono motivati e belli, mentre invece i poliziotti, gli uomini di affari, tutto il resto sembrano marionette che si muovono in un gioco ormai scontato. Bene, in questa situazione Jean Paul, che ha interpretato da un delizioso e divertentissimo Alexandre Landry, incontra anche l'amore, e lo incontra
anche questo un amore mercificato, perché incontra la migliore, la più ricca, cioè la più costosa prostituta di Montreal, che è l'attrice è la deliziosa Marie-Père Morin, e ricordate che Morin è un nome molto interessante perché Maupassant lo usa per un famoso suo racconto e secondo me non a caso è stato ripreso da Arcan. Incontra questa Marie-Pierre che si chiama Aspasie, il suo nome d'arte. Ora Aspasie sembra Aspasia, Aspasia per una persona minimamente colta immediatamente si capisce che è l'amante di Pericle, quindi una che frequentava Socrate, che era sfottuta da Aristofane, citata da Senofonte, quindi amica di Platone, per cui possiamo capire come possa fare effetto a Jean Paul che ha lavorato in filosofia e che si sente tanto intellettuale. Si chiama Aspasie, ma in realtà non solo il nome è pieno di fascino, lei è assolutamente deliziosa ed è la prostituta delle prostitute, cioè quella prostituta che non sembra prostituta e che ti fa qualunque cosa con un trasporto, una tenerezza, un affetto che in realtà si ha soltanto nell'amore. Per noi italiani poi Aspasia, certo non ci ha pensato Denis Arcand, però non possiamo non ricordare Leopardi, il suo infelice amore per Fanny, che nei versi lui chiama Aspasia. Quindi, ma questo adesso non c'entra. E torniamo invece al film che si dipana proprio attraverso questo gioco rocambolesco della polizia che insegue il nostro Jean Paul, Jean Paul che con l'aiuto di Aspasia nasconde questo denaro, si rivolge chiaramente ad una serie di personaggi che sono coloro che sanno manovrare il denaro e lo manovrano davvero bene, e quindi lui alla fine, il film finisce con questo dolce amaro rapporto in cui sì, lui si tiene la ricchezza, si tiene Aspasia, si tiene gli amici che ha conquistato durante questo percorso e, diciamo così, da una decima fa un dono ai poveri di Montreal e sono proprio loro e tutte le persone sfortunate alle quali lui consegna una parte di denaro ha salvato dalla polizia. Quindi diciamo così che tutto il gioco che fa Denis Arcand in cui c'è questa condanna della ricchezza ma poi c'è la speranza di usarla bene, che è una piena illusione, può essere interessante, può essere una provocazione. Ed è anche su questo un piccolo aneddoto rispetto al fatto della ricchezza. Io stesso ho avuto dei problemi, diciamo così, con una modestissima ricchezza. Avevo fatto causa ad un produttore perché aveva stravolto un mio film. Il produttore addirittura mentre c'era in corso il processo che ordinava, cioè c'era una sentenza che ordinava al produttore di cancellare il mio nome dal film, quindi facendoli rifare tutta la pellicola da capo, quindi con una spesa non indifferente, è morto. La moglie, la vedova, disperata, mi ha chiesto di evitare questo, di evitare di fargli rifare il film, perché praticamente quel film era l'unico eredità del produttore e lei voleva venderlo e aveva bisogno per mandare avanti la famiglia. Io commosso ho evitato che lei rifacesse completamente la copia del film e ho autorizzato il film, diciamo così. Sono passati 2 anni e un giorno, un mercoledì pomeriggio, mi sono arrivati i diritti d'autore di questo film. Il film, stranamente, all'estero aveva fatto molti soldi. La cifra era un equivalente di 6-7 mila euro. Era un mercoledì pomeriggio piovoso, ero stato fuori a lavorare, ero stato pagato da un'altra produzione, come si dice a Roma, a pizzichi e bocconi, forse più pizzichi che bocconi, c'erano le bollette arretrate, l'assicurazione scaduta, il collegio dei bambini da pagare, un danno alla macchina che avevo lasciato sospeso. Questi soldi erano veramente benedetti. Io avrei dovuto rifiutarli perché avevo fatto causa per non averli, ma non ho resistito, ho ceduto e mi sono raccontato che in fondo era il premio per non aver fatto piangere quella povera vedova. Come vedete, ogni forma di ricchezza ha un alibi e io avevo trovato il mio. Grazie.